Oggi vorrei farvi vedere come preparare riso bianco. Prima di cominciare vorrei spiegarvi il significato dell'ideogramma del riso e le usanze prima e dopo del pasto. Quello che sto scrivendo è l'ideogramma del riso. Si legge come, ma noi chiamiamo sempre o come attaccando o prima, così diventa più gentile e rispettoso. Questa ideogramma è formata da 3 caratteri. Quella parte sopra rovesciamo. Adesso si può leggere Hachiju Hachi, significa 88. Allora, quando ero piccola, mia madre mi diceva sempre: per ottenere il prodotto finale il contadino maneggiava per 88 volte pianta del riso, quindi guai se tu lasci neanche un chicco di riso nella ciotola. Così in Giappone sia a casa che a scuola ci insegnano rispetto, educazione per cibo, per mangiare. Infatti noi pronunciamo itadakimasu prima di mangiare, che ha 2 significati. Uno, io mangio, con la gentilezza e con il rispetto. Secondo, io ricevo da qualcuno, in questo caso contadino, chi ha confezionato riso, chi ha venduto riso, chi ha cucinato riso, e da qualcosa. In questo caso per realizzare riso ci vogliono terra, acqua, il sole, quindi da tutte queste cose qua noi riceviamo. E poi quando diciamo itadakimasu, le mani giunte avanti corpo, a volte anche leggero inchino di testa e anche chiudendo gli occhi fa capire ancora il rispetto e il ringraziamento per questo cibo, per qualcuno che ha cucinato per te. E poi fine del pasto, sempre con le mani giunte, diciamo Gochishou-sama deshita. Significa è stato un piatto delizioso e la ringrazio. Per finire questo discorso, qua ci sono 2 ciotole. Una con i chicchi di riso rimasti e un altro è vuoto, quindi con la ciotola chicchi rimasti. Contadino è triste, chi ha cucinato riso è triste. Invece, se non lasci niente, chi ha prodotto tutti questi ingredienti è felice, e poi chi ha anche cucinato è felice. Questa cosa vale naturalmente anche per tutti i piatti, non solo riso. Metto bacinella sulla bilancia digitale e tagliamo. Metto riso originario 300 grammi. Assomiglia tantissimo al riso giapponese, quindi uso sempre riso originario. Laviamo il riso con acqua fredda. Il primo e secondo lavaggio sono per togliere impurità e odore di crusca. Una operazione che bisogna fare velocemente perché i chicchi di riso appena sono bagnati tendono di assorbire subito e non vogliamo far riassorbire questo liquido. Da terzo lavaggio potete lavare con più calma. Strofiniamo dolcemente tra di loro i chicchi di riso. Vogliamo lavarli ma non vogliamo rompere i chicchi. Quarto lavaggio, stessa cosa. E quinto, ultimo lavaggio. Lasciamo inclinato lo scolapasta
per sgocciolare bene l'acqua. Mettiamo bacinella sulla bilancia digitale e tariamo. E mettiamo riso nella bacinella. Andiamo a aggiungere l'acqua. Il rapporto fra riso e acqua: riso 1 e acqua 1,2. Invece se state facendo riso per fare sushi devono essere 1 e 1 pari, perché dopo aggiunge liquido per condire riso. Dopo lavaggio di riso ho cambiato suo peso, ma dovete calcolare il peso iniziale, quindi 300 grammi più 360 grammi di acqua, totale devono essere 660 grammi. Il trucco per farli assorbire bene i chicchi di riso in modo uniforme è mettere qualche ghiaccio invece che solo acqua a temperatura ambiente, che entra nei chicchi più parte fuori che dentro. Invece acqua con ghiaccio, quindi freddissima, riescono a entrare nei chicchi in modo uniforme. Quindi aggiungo ghiaccio e acqua e faccio diventare totale 660 grammi e lasciamo in ammollo in frigo per 2 ore. Sono passati 2 ore, ho tirato fuori dal frigo, ho messo nella pentola. Io uso di solito più macchina di cuociriso o pentola di terracotta, ma oggi uso pentola d'alluminio che viene lo stesso bene. Metto il coperchio e accendo fuoco medio-alto. Portiamo a ebollizione. Io con questa pentola, con questa quantità di riso, ci ho messo 4 minuti per ebollizione. Poi vedete voi, dipende quantità di riso e materiale di pentola. Metto il peso con una ciotola di ceramica sul coperchio per dare il pressione, perché questo coperchio è troppo leggero per fare riso. Sento suono della ebollizione e do un'occhiata veloce. Sì, è bollito, quindi sposto al fornello più piccolo perché adesso bisogna cucinare con fuoco più basso. Ho continuato a cucinare altri 7 minuti, ma vi ripeto, dipende quantità di riso e dipende materiale di pentola, quindi state molto attenti. Quando il riso è pronto, comincia a sentire buonissimo profumo del riso cotto. Quindi apriamo il coperchio per controllare. Se non vedete più l'acqua in superficie, vuol dire pronto. Richiudiamo il coperchio, facciamo riposare per 10 minuti. Dopo che abbiamo lasciato riposare 10 minuti, è pronto per mangiare questo riso bianco. Oggi ho voluto farvi vedere questa ricetta con molta cura, di livello di innamollo con ghiaccio e acqua per 2 ore. Però anche a me capita che non ho tempo di fare tutta questa cosa e lavo riso e aggiungo giusta quantità di acqua, comincio a cucinare subito. Potete fare anche così anche voi. Comunque però sentite differenza della bontà di riso. Adesso vorrei farvi vedere quante ciotole di riso saltano fuori dal 300 grammi di riso. Ho bagnato un po' ciotola così non si attaccano. Sono venuti 3 ciotole di riso, quindi 300 grammi di riso sono 3 porzioni, 100 grammi a testa. Invece per fare sushi calcolate a testa circa 120-130 grammi.